in alcuni passaggi, sia dove ci sono gli abbellimenti, sia dove per esempio vediamo questo tipo di ritmo puntato che può essere difficile da suonare. Faccio un esempio con la sinistra. Ecco, in passaggi come questo dobbiamo stare molto molto attenti a non imporre il peso su dita come il pollice, ad esempio, perché rischiamo di suonare troppo forte, quindi bisogna saper calcolare esattamente che cosa utilizzare, se utilizzare le dita o se utilizzare il peso. In generale questo genere di composizione anche sul pianoforte ha bisogno di un'ottima padronanza della tecnica di dito, soprattutto perché ci consente di realizzare con grande chiarezza tutte le parti variate, gli abbellimenti e di non appesantire, dato il tipo di scrittura ornata, l'interpretazione, l'esecuzione. Ci sono delle situazioni che possono essere valorizzate dal peso del braccio per creare una sonorità più sorprendente, e questo appunto è un aspetto che è molto caro ad Haydn, perché lui crea una sorta di attesa e una sorpresa successiva. Molto spesso noi siamo abituati a pensare alla tensione come per esempio all'inizio, una tensione certo che crea qualche attesa, ma poi c'è una sorta di risoluzione. A volte in Haydn c'è questo aspetto un po' umoristico, un po' ironico, che è proprio tipico del suo carattere. Lo sentiamo anche molto spesso nelle sinfonie o in generale in tutta la sua musica. Quando noi abbiamo un elemento come quello che troviamo tra battuta 23 e battuta 25, possiamo dire che questa è la classica sorpresa di Haydn. Ecco, questo accordo è un accordo sorprendente, possiamo appoggiarlo molto bene. Naturalmente su fortepiano la sonorità, pur appoggiando, avrà un limite. Qui possiamo renderlo più interessante. Di conseguenza staremo molto attenti prima di far partire la discesa in piano indicato proprio dall'autore, così come il forzato sull'accordo. Anche qui questo è un altro di quei passaggi dove non è presente una corona e non è che dobbiamo pensare a una corona, ma dobbiamo ascoltare molto bene la relazione sonora tra l'accordo forzato e il piano successivo, e quindi definire la durata di questo suono, la dimensione proprio di questa sonorità, per poterla collegare a ciò che segue. Per quanto riguarda il primo esempio di variazione, quindi la variazione sul tema A, sul tema in minore, possiamo considerare alcuni fattori. Innanzitutto non dobbiamo dimenticare che quando suoniamo un tema con variazioni è indispensabile che il tempo che noi scegliamo per l'esposizione del tema poi rimanga lo stesso anche nelle variazioni, salvo precisazioni, indicazioni del compositore che prevede un tempo diverso. In questo caso quindi il tempo che noi abbiamo scelto all'inizio dovrà rimanere lo stesso. All'interno di questa variazione ci sono alcuni elementi interessanti. Per quanto riguarda il tempo, sempre, noi in questo genere di musica, che è legata ovviamente allo stile sensibile, allo stile Empfinzamer, che appunto ha visto Carl Philipp Emanuel Bach come massimo esponente, noi possiamo, anzi dobbiamo, cercare di mettere in evidenza le sfumature anche attraverso l'uso del rubato. In questo caso è come se noi avessimo un rubato scritto, perché il tema della mano destra viene spostato in modo tale da farlo arrivare sempre un pochino come se fosse sospirato. Questi sospiri un po' gementi ci trasportano fino alla nota più acuta, diventano via via più incisivi, perché ci portano poi attraverso i forzati che abbiamo nella terza e quarta misura, che sono in realtà, metto gli occhiali, la misura 52-53, ci portano alla nota più acuta. Quindi mettiamo in evidenza l'andamento sospirante e poi questo punto d'arrivo. Ci arriviamo dando proprio un senso quasi
sentendoci trascinare verso la nota più acuta. Una volta stabilizzata la nostra tensione, arrivati alla nota acuta, possiamo lasciarla sciogliere utilizzando la scala cromatica discendente. Quest'idea di un percorso ascendente e discendente con elementi tensivi contenuti al suo interno si presenta spesso nel corso delle variazioni. Ad esempio, subito dopo questa prima variazione, dopo il ritornello, abbiamo alla mano destra affidato un percorso che inizialmente è cromatico, poi abbiamo un salto, quindi ripartiamo suonando un pochino meno, secondo, altro salto, e poi di nuovo il cromatismo discendente che ci riporta e quindi di nuovo si indebolisce come se perdesse un po' le forze. La sinistra invece ci conduce attraverso il movimento ascendente a questo. È interessante. Attenzione, ci sono due cose da sorvegliare. La mano sinistra è al suo posto, è tranquilla. La mano destra salta e si incrocia e non è sempre comodissimo questo tipo di incrocio. Bisogna fare attenzione a arrivare un pochino prima sulla nota, se possibile, e cercare di calcolare bene, calibrare bene l'attacco della prima per non accentarla, per non fare questo. Perché è nell'edizione Henley nell'urtext è tra parentesi, però sul sidono, ovviamente, essendoci una legatura a 2, il forzato che è indicato è assolutamente logico. Per cui è ovvio che bisogna arrivare lì, non fermare tutta la frase alla partenza, non facendo questo, ma questo. Anche qui, come nella prima esposizione del tema, abbiamo la sorpresa. Haydn a un certo punto ci porta verso questo accordo questa volta non si differenzia rispetto alla prima volta. La prima volta era con la scritta di arpeggio. Noi lo possiamo suonare così, lo possiamo anche eventualmente suonare, dipende dal momento, anche dallo strumento. Sul fortepiano si cerca di avere un suono più ampio. Sul pianoforte forse non è necessario fare un unico arpeggio, ma lo si può sincronizzare con le 2 mani. Qui invece è sfalsato rispetto alla prima volta. E non è, ma questo secondo accordo insiste, quindi possiamo anche lavorare sull'uso del pedale. La prima volta si può togliere l'accordo, si può togliere il pedale con l'accordo. Si può fare così. Si può modellare scendendo, quindi cambiare un mezzo pedale finché non lo si ripulisce. Si può anche suonare con un cambio netto, cioè togliendo proprio il pedale prima di iniziare la discesa. Un po' una questione di gusti. La seconda volta in generale lo si può tenere un po' più a lungo. Questo è così, questo è. E lo si può portare fino qua, dove c'è poi l'altra armonia, così si può collegare questa. A quest'altra, ovviamente con la scansione indicata da Haydn. Si può anche rendere più interessante questo soffermandoci un po' di più e poi diminuendo sulla risoluzione. Un po' de gustibus.
Ricordiamoci quando suoniamo il fortissimo, il forzato di queste armonie, di non spingere queste parti interne, facendo la gara tra chi suona più forte. Naturalmente queste voci stanno all'interno della sonorità che noi abbiamo creato e possono servire per modellarla un po', come qui per esempio, diminuendo, crescendo e diminuendo. E poi non dimentichiamo anche che la chiusura di questo episodio avviene per via della mano destra, cioè l'aspetto melodico della frase è assegnato alla mano destra, la sinistra accompagna come se stesse ombreggiando la linea melodica. Quindi possiamo pensare, quando all'inizio avevamo questo, così senza pedale è proprio molto secco, però l'idea è quella di appoggiare e ridurre la sonorità. Qui possiamo fare la stessa cosa, pensare no, ma si la sol do, anche non questo, ma questo. Chiudere e non accentare l'ultima nota.